Mi presento, sono il presidente della cooperativa che da 23 anni lavora sul territorio della Valle di Susa per integrare persone svantaggiate secondo una legge che è la 381 che prevede la situazione di svantaggio in persone che hanno qualche dipendenza, dalla tossicodipendenza all'alcolismo al gioco, o hanno qualche problematica psichica almeno del 46%, quindi un limite psichico, un limite fisico. Che noi siamo sul territorio ormai da tanti anni e lavoriamo per tanti comuni, per tante realtà che cercano proprio di integrare le persone. Siamo una settantina che lavorano all'interno, produciamo il miele, facciamo le aree verdi, le pulizie, raccogliamo i rifiuti. Abbiamo tante attività e adesso avevamo questo nuovo capannone che ci è stato donato da una fondazione Magnetto qui della Valle, che effettivamente l'ottica del fotovoltaico poteva essere una grande risorsa. Noi ne abbiamo parlato molto in CDA, il Consiglio di amministrazione della cooperativa, e con i soci, e tutti erano favorevolissimi a questa modalità e speriamo che possa essere ancora integrata in qualche modo, perché effettivamente noi abbiamo un capannone di 6.000 metri quadrati, avere un'opportunità ecologica e nello stesso tempo anche economicamente più bassa, perché noi abbiamo sicuramente tante spese nella gestione della cooperativa, per noi è salutare, è fondamentale. Continueremo a lavorare in questo senso qua. Ecco, abbiamo già cercato anche nella ristrutturazione dell'edificio che ci è stato donato di usare tutte le modalità ecologiche o comunque a basso consumo che riusciamo a mettere in atto ad oggi. Per esempio noi abbiamo tutta una parte di riciclo, raccolta rifiuti, riordino rifiuti, rimmessa dei rifiuti nel circolo operativo, che comunque ha tutta una parte legata proprio all'ambiente, no? Dove non si debba buttare le cose, ma si debba riciclarle, si debba ridare loro vitalità, e sicuramente questo aspetto dell'energia è uno degli aspetti fondamentali. Quindi speriamo ancora di riuscire a mettere in atto questo tipo di modalità. E quindi c'era pieno sostegno e entusiasmo di entrare in comunità energetica, e solamente per questi motivi tecnici non andava. Certo, pieno sostegno. Io 3 anni fa sono stato a questo convegno a Francoforte e effettivamente mi aveva colpito molto, no? La partecipazione di alcune nazioni europee, la Repubblica Ceca, la Polonia, la Germania, l'Italia, indirizzate in quest'ottica e poi soprattutto sovvenzionate da una modalità universitaria che comunque basa sulla ricerca, sulle nuove prospettive, le nuove proposte. Quindi noi ci siamo fidati molto e continueremo a fidarci di queste opportunità e speriamo di metterle in atto nel prima possibile, nel miglior modo possibile anche. Una domanda a proposito i membri della cooperativa. C'è questo pregiudizio che persone che hanno problemi mentali o sono handicappati, che non possono interessarsi delle energie rinnovabili o dell'efficienza energetica. Invece com'è? Noi abbiamo fatto un incontro e più incontri con persone che sono considerate svantaggiate, quindi problematiche, all'interno della nostra cooperativa, e abbiamo trovato una buona rispondenza. La modalità e la difficoltà quali sono? È che logicamente le persone che sono nell'indigenza purtroppo usano strumenti, mezzi che le opportunità gli danno. Faccio un esempio molto banale: se io ho un frigo di 25 anni fa probabilmente ha un consumo medio-alto, se riesco a cambiare il frigo il consumo viene medio-basso, cioè indirizzare, anche educare direi più che indirizzare, anche perché i nostri lavoratori, i nostri soci lavoratori all'interno della cooperativa comunque ricevono uno stipendio, no? Che permette loro di poter organizzare anche la dimensione energetica delle loro case, e quindi vogliamo proprio educare a far sì che le spese siano il minore possibile e che attingano proprio a queste opportunità che danno possibilità di risparmio energetico e nello stesso tempo di risparmio economico. Io lo vedo qui in parrocchia, noi abbiamo 140 famiglie che vengono ogni mese, ogni 15 giorni, dipende un po', a prendere i vestiti, la borsa della spesa, e sono nell'indigenza.
E stiamo cercando di fare un discorso così con loro, perché una delle richieste più forti che mi vengono date è: pagami la bolletta della luce, pagami la bolletta del gas, e poi vedo delle bollette esorbitanti che sono impossibili da gestire con le situazioni di indigenza. Allora bisogna ridurre questa spesa e offrire loro l'opportunità di avere delle risorse energetiche più a basso costo, che possano permettere loro di spendere meno. Faccio un esempio molto banale: loro molte volte usano la stufetta elettrica, che è una delle risorse più care che ci sono sul mercato. Allora anche educare è una questione di educazione, che sicuramente la persona indigente, la persona in difficoltà non è abituata a questa modalità, ha bisogno di qualcuno che la indirizzi. E secondo lei i dipendenti della cooperativa Amico, che non hanno un grande stipendio, di questo stipendio secondo lei saranno pronti anche magari a investire e diventare coproprietario di questi, se fosse possibile, di una installazione ad esempio fotovoltaica sul tetto del capannone? Ma noi abbiamo chiesto loro questo, la disponibilità non di tutti ma Sì, di alcuni c'è stata. Poi non abbiamo portato avanti la cosa per le difficoltà che ci sono state, ma comunque la disponibilità a coinvolgersi, perché l'ottica del socio della cooperazione, della cooperativa, è anche quella di prendere coscienza che da solo non ce la fa, ha bisogno di una partecipazione con altri. E ha bisogno della partecipazione sia a livello individuale, singolo, nella propria situazione, no, della vita quotidiana, ma sia nell'attività lavorativa, cioè ha bisogno di un coinvolgimento partecipativo. Poi ci sono tanti motivi educativi che bisogna mettere in atto, perché molte volte la persona indigente non è indigente perché economicamente non ha risorse, ma perché a volte non ha risorse strutturali, psicologiche, sociali, cioè la capacità della gestione di uno stipendio, per esempio. È tutto un motivo che noi cerchiamo di portare avanti da anni con i soci della cooperativa, e sicuramente l'aspetto energetico diventa uno dei punti forza di questo. Ultima domanda. La Caritas in Germania è anche socio membro del nostro progetto SCORE. In Germania c'è questo progetto dove la Caritas insegna a persone che erano prima disoccupati di farli diventare consiglieri di efficienza energetica, per andare alle case e soprattutto a persone con reddito basso, perché loro conoscono bene questo ambiente sociale, di aiutarli di aumentare l'efficienza energetica e così spendere meno per energia. Sarebbe eventualmente possibile una cooperazione della Caritas Italia con loro? Questo è di interesse per voi? Io quando ero stato su a Francoforte, una delle cose che mi avevano colpito molto era questa proposta della Caritas. L'avevo accolta, l'avevo portata già qui nella mia Caritas, che ripeto segue 140 famiglie, per provare a metterla in atto, nelle piccole cose, dal cambiamento del frigorifero al cambiamento del termosifone per dare un'opportunità più mediata al riscaldamento, al cambiamento della lampadina, le piccole cose. E questo vorrei proprio metterlo in atto, perché ritengo, lo vedo, noi come parrocchia dobbiamo mettere in atto molte risorse economiche per riuscire a far sì che le persone non abbiano uno sfratto nella casa, possano riuscire a pagarsi le bollette, e per noi è molto difficile reggere perché sono costi sempre molto alti. Dobbiamo rimettere in gioco un aspetto educativo che permetta alle famiglie più indigenti, perché qui non parliamo di famiglie che hanno un reddito, molte volte sono famiglie a reddito zero, quindi logicamente vivono di chi dà loro opportunità di vivere attraverso i viveri, attraverso gli indumenti, attraverso il pagamento dell'affitto, di una bolletta, e dobbiamo far sì che questi pagamenti siano ridotti al minimo, grazie anche a una mirata attenzione al risparmio energetico. Ecco. E questo aiuterà anche a migliorare la situazione del pianeta. Sicuramente aiuterà a migliorare la situazione del pianeta, perché la spesa di molte energie
dall'elettrico al gas a qualsiasi situazione energetica che assorbe il nostro pianeta, se riusciamo a ridurla sicuramente ne avrà anche beneficio il pianeta. E su questo, e parlo un po' a nome anche della Chiesa, Papa Francesco è stato con l'enciclica Laudato Si sicuramente premonitore, no? Parlando proprio non soltanto di un'enciclica green, ma se guardiamo bene nell'enciclica ci sono due aspetti fondamentali: l'aspetto della salvaguardia del paese, ma nello stesso tempo l'aspetto dell'attenzione agli ultimi, ai poveri, a soprattutto quelli che sono sfruttati anche attraverso il loro lavoro nelle varie parti del mondo. E quindi queste due dimensioni sono dimensioni fondamentali da mettere in atto.